Finalmente l'ho trovata. La formula della felicità. E non è una formula segreta, non è un privilegio, anzi, è un diritto che si moltiplica solo se lo dai. La felicità è condividerla. E non è una frase fatta, è qualcosa che ho visto con il cuore. In questi anni ho viaggiato tantissimo e ho raccontato tante storie, ma alcune mi sono entrate dentro, come in Bangladesh, dove ho visto bambini rinchiusi a lavorare nelle fabbriche del fast fashion, vittime del nostro consumismo. Ma insieme a tutti voi siamo riusciti ad aiutarli. Grazie ad ActionAid, un'organizzazione che lavora per dare loro un'alternativa, abbiamo adottato a distanza migliaia di bambini. Li abbiamo riportati sui banchi di scuola e da lì è diventata una missione per noi, aiutare più bambini possibile a tornare a giocare e a imparare. Siamo addirittura diventati ambasciatori di ActionAid e insieme siamo partiti per altre missioni. In Sierra Leone siamo entrati nelle miniere di diamanti, pieni di bambini che scavano a mani nude per una pietra. E sempre con il vostro aiuto, però, abbiamo dato loro un futuro diverso. E poi siamo partiti per il Ghana, ad Agbogbloshie, la discarica elettronica più grande del mondo, dove i bambini bruciano plastica per recuperare rame. E anche lì, grazie al vostro aiuto, tanti hanno trovato una nuova possibilità. Ma se c'è una cosa che queste storie hanno in comune è che ogni volta che aiutavamo un bambino, alla fine eravamo noi a sentirci più felici. Perché aiutare qualcuno in difficoltà è una delle più grandi fonti di felicità che possiamo avere. E questa volta abbiamo voluto fare qualcosa di più. Abbiamo chiesto ad ActionAid una missione impossibile. Gli abbiamo proprio detto: proponeteci un progetto dove nessuno vuole andare. Troppo lontano, troppo difficile. Vogliamo arrivare dove in pochi arrivano. E vogliamo aiutare chi non riceve mai aiuto. E per questo avrò bisogno di voi. Ma vi spiegherò tutto alla fine. Adesso sedetevi comodi, perché questa sarà una grande avventura. Quando ho chiesto ad ActionAid una missione impossibile, credo che abbiano preso la cosa alla lettera. Siamo volati in Zimbabwe, ma il vero viaggio comincia solo adesso, perché la destinazione è un villaggio molto remoto. Uno di quei posti dove le strade quasi non esistono e dove da anni la siccità rende tutto ancora più difficile. Un luogo dove i bambini e le loro famiglie aspettano aiuto da tempo, ma quell'aiuto spesso non arriva. E proprio per questo noi siamo qui, per raggiungerli, per capire davvero di cosa c'è bisogno e per immaginare insieme al team di ActionAid cosa possiamo costruire, letteralmente. Stiamo andando in uno dei villaggi più remoti. Non c'è mai stata felicità in quel posto. La maggior parte delle persone evita di andarci. Primo perché la strada è in condizioni pessime. E poi lì non ci sono servizi di nessun tipo, neppure l'acqua. Per questo le donne percorrono lunghe distanze per prendere l'acqua e i bambini ogni giorno fanno tanta strada per arrivare a scuola. Questa è una zona molto arida, secca. Per arrivare al villaggio ci vorranno forse 3 ore di viaggio. Quindi preparatevi, ragazzi. Probabilmente è la prima volta che vedranno arrivare i Warungu. Warungu significa le persone bianche che arrivano in zone come questa. E capita che i bambini, quando li vedono, scappino via, perché non sono abituati a incontrare persone diverse da quelle con cui vivono ogni giorno. Per noi il viaggio è ancora lungo, ma intanto voglio raccontarvi qualcosa di più sullo Zimbabwe. E so che molti sapranno perfettamente dove si trova, ma per sicurezza ripassiamo. Eccolo qui, nel cuore dell'Africa australe. Un paese straordinario, ricco di natura, cultura e umanità, ma segnato da anni difficili. Crisi economiche, inflazione alle stelle e una siccità che non è più una notizia da telegiornale, ma una realtà quotidiana. Campi aridi, pozzi asciutti e scuole che spesso sono poco più di capanne con un gessetto. Eppure, proprio qui, tra mille difficoltà, ci sono bambini che continuano a sognare. E se c'è una cosa che abbiamo imparato nei nostri viaggi è che quando i sogni resistono, vale sempre la pena ascoltarli. Credo che non passino tantissime macchine da qui. Sono tutti molto straniti. Inizia la nostra avventura. Dopo ore di strada finalmente arriviamo. Ci accolgono sorrisi gentili e sguardi curiosi, ma basta fermarsi a parlare anche solo per qualche minuto che
Le parole ti aprono un mondo. Il problema principale è l'acqua. Non c'è acqua. L'acqua è troppo lontana. I bambini stanno soffrendo. Vedete, qui c'è un pozzo. E questo pozzo è qui. C'è tanta acqua, ma è molto salata. Sì, la beviamo come animali. I bambini vogliono bere acqua, ma non c'è acqua. Invece di seguire le lezioni, lasciano la scuola e vanno per circa 2 ore a prendere acqua da qualche parte. I bambini camminano tanto, davvero tanto per andare a prendere l'acqua. Quindi per noi qui è molto importante avere dei pozzi. Se potete aiutare, per favore. Se potete aiutare, vi prego. Stanno soffrendo. Ci sono momenti in cui ascoltare diventa più difficile che parlare. Dietro un sorriso gentile qui c'è una vita di battaglie quotidiane per cose che noi consideriamo scontate. In Zimbabwe l'acqua è un privilegio. Andare a scuola è un lusso che molte famiglie riescono a permettersi solo rinunciando ad altro. E mentre gli adulti cercano soluzioni, sono i bambini quelli che pagano il prezzo più alto. La scuola del villaggio non è solo un edificio, è un simbolo, un punto di partenza, un posto dove, se cambia qualcosa, può cambiare tutto. Sì, questa è una classe, ma in realtà Già, è solo una baracca per proteggere i bambini dal sole. e come mai stanno studiando qui? Perché le 2 aule che ci sono non bastano per ospitare tutti quanti i nostri bambini. Incredibile, questa è una delle aule di questa scuola. In realtà è soltanto un telone che copre una quarantina di bambini, avranno 5 anni più o meno, che stanno studiando qui sotto perché non c'è spazio nella scuola. E studiano qui tutti i giorni? Sì, studiano ogni giorno. Stanno imparando in una situazione davvero difficile. Stiamo lottando per far andare avanti le cose. Eppure, le cose sono difficili. Per esempio, qui non abbiamo sedie, ma almeno i bambini stanno imparando. Quindi stiamo cercando in futuro, di avere mobili per le classi, o almeno qualcosa che abbia 4 mura. Così possiamo mettere delle basi come supporti didattici. Ma per come stanno le cose ora, se metti un cartellone, vola via. Però speriamo che in futuro le cose possano cambiare. Puoi avere difficoltà a imparare a scrivere, anche se scrivi su un tavolo. Ma ora figurati, scrivere sulla coscia. Sì, è difficile. È difficile. Molto difficile riuscire a insegnare a un bambino a scrivere bene. Sono dettagli a cui noi non pensiamo neanche. Questi bambini, come dice il preside, non riescono neanche a imparare a scrivere perché non hanno un tavolo. E quindi lui dice, se solo avessero un tavolino su cui scrivere, potrebbero imparare molto più velocemente, ma scrivere su una coscia è difficile. E poi, quando arriva la pioggia, è un altro problema, perché bisogna proteggere tutti dal maltempo. Allora devono andare dentro le poche stanze che ci sono. E facendo così non si riesce a studiare, perché le aule saranno piene. Già. Vedi tutte le classi sotto lo stesso tetto. Tutti insieme. E poi, se quel giorno la pioggia continua dalla mattina fino al tramonto, significa che non ci sarà lezione. E nonostante tutto loro continuano a venire a studiare. E tu sei qui, Se come se non ti volessi arrendere. non mi arrendo. Un preside è come un padre, ma allo stesso tempo è anche un occhio per il villaggio, per l'istruzione, per assicurarsi che tutto il processo di apprendimento che il ministero vuole stia andando bene. Queste sarebbero le classi fortunate, in cui non ci sono banchi, non ci sono sedie,
e i bambini studiano a terra. I più fortunati stanno sotto un tetto in un'aula, a differenza di quelli che erano fuori alla materna. Questi bambini almeno hanno una lavagna. Non c'è il pavimento, ma almeno sono sotto un tetto. Behind the bush or into the bush. Behind or into. Questi bambini sono i più piccolini della scuola e in realtà c'è una sorta di gerarchia durante le classi, le lezioni. I più piccolini devono per forza studiare all'esterno in classi di fortuna. Questa che vedete non è un intervallo, è una lezione. C'è la professoressa che sta insegnando ai bambini una materia, però loro sono quelli che hanno meno bisogno di una lavagna, quindi sono, diciamo, forzati a studiare all'aria aperta, sotto l'albero, sotto il tendone, e quindi più cresci più hai la possibilità di studiare dentro le classi. Quindi chiaramente sin da piccolino è sempre più difficile imparare e purtroppo queste sono le condizioni di questa scuola in questo momento. Adesso la professoressa sta distribuendo i quaderni, perché i quaderni restano qui, altrimenti a casa li potrebbero mangiare le capre, li potrebbero perdere, sono troppo preziosi perché ognuno di loro ne ha uno, se va bene, se hanno fortuna. E guardate la lavagna di questi bambini, è un compensato su cui loro possono disegnare con il gessetto. E questi bambini fanno lunghe distanze. Lui 5 chilometri. 5 chilometri? 5 chilometri, 4 chilometri, 3 chilometri. Tutti i giorni? Sì, dal lunedì al venerdì. Da soli, per conto loro? Mhm. Rendete conto? Non soltanto studiano all'aria aperta, seduti a terra, senza mangiare, ma questi bambini che avranno 4-5 anni devono farsi 5 chilometri, 3-4 chilometri ogni santo giorno, andata, 3-4-5 chilometri ritorno per andare a scuola. Mi si stringe il cuore a pensare quanta forza di volontà devono avere questi bambini per imparare qualcosa, per andare a scuola, per venire qui e non avere neanche una struttura sicura dove studiare. Mi sento triste perché questi bambini fanno tanta strada e arrivano stanchi. E anche se voglio chiedere loro di fare i compiti è difficile, mi fa male perché so che sono stanchi. E poi, sai, molti di questi bambini abbandonano la scuola per via di queste distanze e molti non arrivano alla 7ª classe e nemmeno oltre. E mi fa molto male perché ogni bambino ha il diritto di andare a scuola. Una scuola ideale dovrebbe avere edifici e sedie e poi banchi e bagni e acqua. Non abbiamo neanche l'acqua. L'unica fonte si trova a 5 chilometri. Per questo motivo molti insegnanti non restano a lungo qui e decidono di andarsene. E tu perché continui a stare qui se le condizioni sono così difficili? E perché continui a resistere? È per passione, per aiutare i bambini a realizzare il loro diritto allo studio. Non posso mollare solo perché la scuola non è ben costruita. In un posto così isolato, insegnare diventa anche resistere. Ma nessuno può farlo a lungo se non ha un luogo dignitoso dove almeno riposare. Sono curioso di vedere i dormitori dei professori, perché chiaramente quello che colpisce l'occhio immediatamente sono le condizioni in cui i bambini, i ragazzi devono studiare, ma i professori sono quelli che si sacrificano tanto quanto i bambini, perché devono dormire qui, non possono tornare a casa, sono così lontani da qualsiasi altro luogo civilizzato che devono dormire nella scuola. I dormitori sono chiaramente di fortuna e questa professoressa giovanissima resta qui a dormire per insegnare a questi bambini. E tu dormi qui? Sì, dormo qui. Posso entrare? Sì, certo. Solo per curiosità. Benvenuto. Sì? Questa è la mia stanza, entra. Permesso? Questa è la tua stanza da letto? Sì, è la mia camera da letto. E dov'è il letto? Non ho un letto, uso queste 2 coperte e dormo per terra. Ah, dormi a terra tutti i giorni? Sì, perché casa mia è troppo lontana. Ah, certo, capisco. Sì. E immagino che quindi questa sia la tua cucina. Sì, Certo. è la mia cucina. E la lavatrice.
Questa qui? Questa qui, nella stessa stanza. Ah, quindi è anche un ripostiglio. Sì. Wow, hai tante cose nella tua stanza. Sta diventando ormai una missione. Tutto quello che non è giusto lo dobbiamo cambiare insieme. Durante le lezioni un gruppo di bambine esce dalla classe, prendono un secchio a testa e si incamminano verso la foresta. E non serve chiedere, so benissimo dove stanno andando. E così decido di seguirle. Questo è uno dei problemi principali della scuola, non c'è acqua, non ci sono pozzi, non c'è acqua corrente, non c'è acqua potabile ovviamente. E quindi i bambini, e soprattutto le bambine, ogni giorno devono andare a raccogliere l'acqua per tutta la scuola. Sembra assurdo, sembra incredibile, ma è così. Queste bambine hanno preso dei secchi e stanno andando a raccogliere dell'acqua che è lontana 3 chilometri da qui. Ogni santo giorno vanno a prenderla e la portano a scuola. E sfortunatamente sono quasi sempre le bambine a cui viene dato questo compito. Perdono ovviamente delle ore di scuola, delle ore di lezione per andare a raccogliere l'acqua e poi tornano stanche e viene anche più complesso e più difficile seguire le lezioni. Un pozzo vicino alla scuola cambierebbe tutto quanto. Per noi vogliamo seguirle in questo percorso quotidiano per capire cosa vuol dire andare a raccogliere dell'acqua ogni giorno. Immaginate quanto è preziosa ogni goccia d'acqua per loro. Ridono, cantano, si prendono per mano. Riescono a trasformare anche questo momento in qualcosa di loro. Sembrano giocare. Però non fatevi ingannare da questo canto, da questi sorrisi, perché purtroppo queste camminate sono molto pericolose per le bambine. Per questo spesso cercano di farle in grossi gruppi, perché si pensa che si possa evitare l'attacco di malintenzionati, di uomini che possono addirittura violentarle o rapirle. Questi sono i rischi che corrono le bambine quando vanno a raccogliere l'acqua, quindi per questo il pozzo è importantissimo, non soltanto per portare dell'acqua chiaramente potabile a scuola, ma per evitare che loro rischino questi brutti incontri e che possano studiare tranquillamente, in sicurezza. Ho realizzato solo adesso che questi secchi peseranno tantissimo. Non so neanche come possono fare a riportarli a scuola. Quando trasportiamo l'acqua lo facciamo in coppia, con un secchio per aiutarci a vicenda. E così non ci viene mal di testa per aver portato secchi troppo grandi. Ci serve perché altrimenti i nostri bagni non vengono puliti e ci sono tanti batteri che ci fanno ammalare. E se stiamo male non possiamo più andare a scuola. Se avessimo un pozzo vicino, i bagni sarebbero sempre puliti. Sarebbe un grande sollievo per tutte noi. È molto difficile, è molto difficile. Cantiamo, se no non passa più. Africa. Il pozzo è la prima cosa che costruiamo, ve lo dico. Il pozzo, primissima cosa nel progetto. Mamma mia. Un dolore. Poi guarda le bambine, lo stanno portando ridendo, stanno ridendo chiaramente di me, va? Non so come faccio,
Non posso essere io che non sono abituato, ma fa male la testa, il collo. Adesso quest'acqua verrà bevuta da tutta la classe, dalle professoresse. Ognuno di loro ha una tazza e berranno da questi secchi. In più questi secchi verranno usati, quest'acqua verrà usata per pulire i bagni, perché ovviamente non c'è acqua neanche lì. Eccoli qui, i bagni per 300 bambini. Zero privacy, zero acqua per sciacquarsi e con questo caldo le infezioni si diffondono facilmente e l'impatto maggiore ricade sulle bambine. Per molte andare in bagno significa sentirsi a disagio e in imbarazzo e a volte addirittura rinunciare a studiare. Ma anche questo cambierà. Se vi steste chiedendo cosa sta succedendo, questo è l'inizio di una lezione. In una qualsiasi lezione i bambini portano dentro le loro sedie. Questi massi diventano le sedie sulle quali seguono la lezione. Oggi la seguiremo con loro, però questa è la loro quotidianità. Oh, scusa. Ok, ci siamo. Questa è la classe di inglese. I bambini imparano a comunicare anche in inglese, che in Zimbabwe in realtà è la lingua ufficiale. Però come potete vedere in classe non c'è nulla, non ci sono delle sedie, non c'è il pavimento, non ci sono dei banchi. Chiaramente sono più fortunati i bambini che abbiamo visto prima perché qui almeno c'è un tetto. Quindi quando piove, quando c'è la stagione delle piogge, loro possono continuare a studiare, mentre i bambini di prima no. Però come potete vedere manca tutto. Però sono qui, concentrati a imparare l'inglese, nonostante non abbiano niente. La numero 1. Chi riesce a leggere la numero 1? Musulmani, esatto. Un applauso per te. Dai, adesso la numero 2. Qualcuno che si propone? Scelgo io, se non vi proponete voi. Adesso abbiamo rotto il ghiaccio. Ho un nuovo amico in classe, si chiama Wembley, perché io ho appena suggerito la risposta e ha fatto bella figura. Incredibile. Grazie. Più passo il tempo con loro qui in classe, più mi rendo conto che basta davvero poco qui per fare la differenza, perché veramente non hanno neanche l'essenziale. Immaginatevi portargli delle penne, dei quaderni, un banco, delle sedie, un pavimento, addirittura. C'è tanto lavoro da fare ed è bello che noi siamo qui sapendo che lo possiamo fare. E in qualsiasi parte del mondo ti trovi, quando le lezioni finiscono, succede sempre la stessa magia. La palla. Praticamente la loro palla da calcio è un sacchetto di plastica pieno di sacchetti di plastica. Anche questo dovrà cambiare sicuramente. Oh! Stasera andiamo a mangiare da Wembley, siamo stati invitati da sua mamma per mangiare il piatto tipico di questa zona dello Zimbabwe, che è sadza, una sorta di polenta con della verdura. Molto tipico, lo prepararono insieme a lei, ci racconterà un po' la quotidianità di questi bambini. Intanto però ci aspettano altri chilometri per tornare a casa, perché questi bambini ogni giorno fanno almeno 5 chilometri per andare a scuola e 5 chilometri per tornare. Per un po' lo fanno tutti insieme e poi si dividono a seconda del villaggio. Ci vediamo domani, Ci vediamo domani. Voglio un saluto. Ciao. Grazie, ciao. Tornare a casa per questi bambini significa letteralmente sopravvivere ai chilometri, al sole implacabile e ai pericoli silenziosi della savana. Ma tutto questo è solo per tornare da lei, da una madre che sta sacrificando la sua vita per farli studiare. E in quel sorriso di sollievo, in quell'abbraccio, si scioglie ogni fatica e ogni paura. E per un attimo il mondo intero sembra un posto più sicuro. Cosa stavi facendo? Imparavo. Davvero? Wow! Mi piace la tua cucina.
bellissima. E l'odore sembra proprio buono. Che cosa c'è là dentro? Porridge. Ottimo. Quindi stasera mangiamo porridge e ravanelli. Ravanelli, sì. E sazza, no? E sazza. Sazza. Passami un po' di farina di mais. Ce n'è abbastanza? Dammi. Quando penso al futuro dei miei figli, penso che sarà molto difficile. Lascio tutto nelle mani di Dio. Perché è difficile trovare i soldi per la scuola. Adesso ho un figlio che è al 4º anno, quello che hai conosciuto. Doveva iscriversi agli esami lo scorso anno, ma non ho potuto pagare perché facevamo la fame. Così ha dovuto ripetere il 3º anno. Le difficoltà sono tante e molte volte le affidiamo a Dio affinché, quando fa scendere la sua pioggia, raccogliamo un po' di cibo, ne vendiamo anche solo una parte al mercato, così da poter pagare le tasse scolastiche. Ma siccome l'anno scorso è andata male, non siamo riusciti a vendere nulla al mercato per poter pagare la scuola. La nostra speranza è che se la scuola migliora, allora miglioreranno anche i nostri figli, perché riceveranno un'istruzione di qualità in una buona scuola. Poche volte mi sono trovato in una situazione così emozionante, perché stiamo vedendo questo momento da una posizione privilegiata. Loro non sanno che noi abbiamo intenzione di trasformare questa scuola. Loro non sanno che noi vogliamo sostenere tutti questi bambini, non sanno che vogliamo portare dei banchi, delle sedie, un tetto, delle finestre. E quindi vedere questa mamma così appassionata, così anche preoccupata per non sapere come mandare i figli a scuola e sapere che noi potremmo portare la soluzione qui, beh, è emozionante, è emozionante. E ce la metterò tutta per farlo, anche grazie a voi ovviamente. Quindi questo è l'inizio di una grande trasformazione, di un grande cambiamento che immaginate quante vite può toccare una scuola efficiente, una scuola sostenibile, può cambiare la vita di tutti i bambini che abbiamo incontrato fino ad oggi. E lo faremo. La cena è finalmente pronta. Sazza, che è una sorta di polenta, e verdure. Il piatto tipico dello Zimbabwe. Le quantità sono molto modeste, eppure sono pronti a dividerlo con noi. Ne assaggio solo un po', ma con molta gratitudine. Domani ci aspetta un giorno davvero importante. Uno di quelli che potrebbe davvero cambiare tutto. Il sole è alto e Wembley sta per andare a scuola. Ogni suo gesto è fatto con una cura che mi emoziona. Sistema i quaderni a uno nello zaino con precisione, come se fossero dei piccoli tesori. È vestito di tutto punto. Ha lucidato anche le scarpe con attenzione. E non è un giorno speciale. Lo fa ogni mattina, perché andare a scuola per lui è la cosa più importante al mondo. E guardandolo da qui mi sento quasi in colpa pensando a quando avevo io la sua età. A quante volte ho sbuffato per una lezione o quante scuse per restare a casa. Nel nostro mondo andare a scuola è più un dovere. Qui andare a scuola diventa una vera e propria missione. Ancora non sono riuscito ad abituarmi al fatto che un bambino di 4 anni, un bambino di 10 anni devono farsi ogni mattina 5 km per andare a scuola. In mezzo alla savana. Potrebbe esserci qualsiasi cosa. Sono sicuro che tu ami tanto la scuola, ma non è troppo dura. Troppe difficoltà, troppi ostacoli per raggiungere la scuola, vero? Sì, durante il cammino attraversiamo anche dei fiumi, tanti fiumi. Ho un po' paura degli animali che si trovano nella foresta che attraversiamo, perché ci sono per esempio elefanti, poi leoni, iene e tanti altri. E ci fanno davvero paura, poi la strada è lunga e pericolosa. Cosa desidereresti avere a scuola che adesso non hai? Un pozzo sarebbe bellissimo, così dopo aver giocato a calcio potremmo bere qualcosa per non morire di sete. E poi servono banchi dove scrivere e aule dove imparare.
Tutti seduti! Seduti! Adesso faremo un gioco molto serio con i bambini perché gli chiederemo di immaginare la scuola perfetta, cosa vorrebbero cambiare di questa scuola, come sarebbero felici con qualcosa di diverso in questa scuola. Quindi i bambini diventeranno un po' gli architetti della nuova scuola. Loro ancora non lo sanno, per loro è soltanto un gioco, ma è un gioco da prendere sul serio, perché speriamo di esaudire più sogni possibili di questi bambini. Li ho guardati ad uno quei disegni. Banchi, libri, una scuola con le pareti colorate. Una scuola che non crolla, che non brucia sotto il sole. Una scuola dove imparare non sia un privilegio ma un diritto. E la verità è che io sono fortunato perché non sono solo. Perché dietro queste telecamere ci siete voi. Una community che negli anni ha già aiutato migliaia di bambini. E per questo so che insieme a voi posso sognare in grande. Appena tornato a casa sono andato negli uffici di ActionAid. Loro lavorano in tutto il mondo da decenni per aiutare i bambini e sanno molto bene come si costruisce un cambiamento che duri per davvero. E non si parla di un aiuto momentaneo o una toppa sul problema, ma un progetto che possa camminare da solo anche tra tanti anni. Ci siamo fatti 3 semplici domande. Cosa serve davvero? Quanto tempo ci vorrà? E quanto costerà? Perché tutto quello che abbiamo visto laggiù non può essere accettato o dimenticato solo perché è lontano da casa nostra. Perché se qualcosa non è giusto, non lo è da nessuna parte. È arrivato il momento di agire, insieme. Io credo che siamo qui tutti noi per fare qualcosa di più. Ormai siamo milioni a seguire questo progetto e milioni di persone che ogni giorno cercano il senso della felicità. E oggi abbiamo davanti un'occasione vera, concreta, di renderci felici facendo felici loro. Perché non stiamo solo costruendo muri, non stiamo solo posando mattoni. Stiamo in realtà dando la possibilità a un bambino di diventare insegnante per educarne altri, o a una bambina di diventare dottoressa per salvare vite nel suo villaggio, e a una futura madre di sapere, di capire e di scegliere. Immaginate un effetto a catena, una generazione che educa la successiva, una comunità che si rialza da sola. E per farlo ci serve raccogliere 150.000 euro nei prossimi 3 mesi, in modo da iniziare i lavori il prima possibile. E lo so che può sembrare una cifra importante, ma unendo le forze diventa un obiettivo alla nostra portata. Con questa cifra la scuola cambierà totalmente volto. Pavimenti, banchi, sedie, libri e penne. I bagni diventeranno finalmente adeguati per bambine e bambini. Costruiremo dormitori per le professoresse perché possano restare a insegnare. E scaveremo un pozzo affinché nessun bambino dovrà più camminare chilometri con un secchio in testa per avere un sorso d'acqua. Installeremo poi pannelli solari per la luce e una rete wifi. E se ce la faremo, una piccola sala computer per scoprire il mondo. ActionAid ha creato anche un sito dedicato. Lo trovate in descrizione o potete visitarlo scansionando questo QR code. Lì potrete seguire il progetto passo dopo passo, trovare tutte le informazioni e scoprire come donare per far parte di questa impresa insieme a noi. Io mi emoziono solo a raccontarvelo perché sono cose essenziali che diamo per scontate e pensare che possiamo regalarle è qualcosa di meraviglioso. Sui social lo sappiamo, tutto dura un attimo, ma noi abbiamo la possibilità di usarli per costruire insieme qualcosa che resterà per tanto tempo. Ora uniamoci per garantire un futuro ai sogni di questi bambini e scoprire insieme il senso più profondo della felicità.